Ad inizio film, un uomo in pigiama si sveglia in una stanza vuota e completamente bianca. La stanza non ha né porte né finestre e il soffitto sembra non avere una fine. Non appena l'uomo si avvicina ad una parete, si accorge di una strana protuberanza. Premendo la sua punta, centinaia di piccoli angioletti iniziano ad uscire dalle pareti. Poco dopo, quando questi si ritirano, lasciano indietro altrettanti pulsanti. La fase che sta per iniziare è la prima di tre e viene definita apprendimento. Dopo essersi annusato il dito con cui ha toccato il pulsante, l'uomo inizia ad urlare e a chiedere aiuto, senza però ricevere alcuna risposta. Incuriosito, decide di iniziare a premere i pulsanti per vedere cosa succede. Ogni volta che lo fa, nella stanza cade un oggetto diverso. Prima un megafono, poi un bonsai, un vaso e uno spazzolino. Premendo ripetutamente lo stesso pulsante, scopre che gli viene ridato lo stesso oggetto e lo vediamo sperimentare la cosa con una montagna di bacchette. Con il passare del tempo, l'uomo accumula un'enorme quantità di oggetti e ad un tratto, lanciando una palla contro il muro, preme involontariamente un pulsante che gli fa avere del sushi. Rendendosi conto di aver fame, sembra essere contento. Tuttavia, nota che gli manca la salsa di soia. Per questo motivo prova a chiederla ai suoi rapitori, ma non ottiene alcuna risposta. Non sapendo cosa fare, prova a ripremere più volte il pulsante, senza però mai ricevere la soia. Alla fine l'uomo si arrende e inizia a mangiare il sushi che a quanto pare sembra essere di suo gradimento. Una volta finito l'ultimo pezzo, preme il pulsante per averne dell'altro, ma questa volta al posto del sushi arriva una bottiglia di salsa di soia. Indispettito la lancia via. Più tardi, premendo un altro pulsante, gli arrivano un paio di occhiali 3D. Mentre li indossa, scorge un angioletto che gli indica di premere il suo pulsante e l'uomo si rallegra perché pensa di aver trovato una sorta di soluzione. Tuttavia, dopo aver premuto il pulsante, ciò che ottiene è un conto alla rovescia che appare sulla parete dietro di lui. Un sedere gigante scende lentamente dall'alto e allo scadere dei 10 secondi spara un megapeto che tramortisce l'uomo. Nelle ore successive passa il suo tempo a leggere un manga che lo diverte. Quando preme il pulsante per ricevere il sesto numero, però, ottiene il settimo e provando pulsanti diversi riceve sempre i numeri sbagliati. Nel tentativo di trovare quello giusto, finisce per premere un pulsante che apre una sezione nascosta nel muro. L'uomo è euforico per la scoperta, ma nella sua eccitazione perde di vista il pulsante che attiva l'apertura. Cercando di ritrovarlo, ne preme uno che fa apparire un membro di una tribù africana. Questo corre da una parte all'altra della stanza per poi scomparire nuovamente. Provando poi un altro pulsante, trova quello dell'acqua. Dopo svariati tentativi, alla fine ritrova quello giusto. Tuttavia, l'apertura si richiude prima che lui riesca ad arrivarci e anche il secondo tentativo non va a buon fine. L'uomo si rende conto che la porta rimane aperta solo se la punta del pulsante è abbassata e si richiude dopo pochi secondi dal rilascio. Dopo aver provato differenti strategie per tenerlo schiacciato, purtroppo per lui niente sembra funzionare. Anche usando un enorme vaso di terracotta, il bottone alla fine riesce a rialzarsi. Quando poi prova a riempirlo con dell'acqua per appesantirlo, il getto cade solo sopra di lui e per quanto si sforzi di deviarlo, non riesce in nessun modo a farci finire l'acqua dentro. L'uomo dunque cambia strategia e decide di riempirlo con il sushi. Il vaso però diventa così pesante che non riesce più a sollevarlo e quando prova a tirare fuori un po' di pezzi per alleggerirlo si accorge che il collo è troppo stretto. Alla fine, grazie all'aiuto delle bacchette, riesce a rimuovere il sushi pezzo per pezzo. Sollevato il vaso, lo avvicina al pulsante, ma ancora una volta si rende conto di aver dimenticato quale sia quello giusto. Provandone uno a caso, fa uscire l'uomo della tribù africana, che urtando accidentalmente il vaso lo rompe a metà. L'uomo è disperato. Quando riesce finalmente a ritrovare il pulsante giusto, non sapendo cos'altro fare, inizia a coprirlo con il riso, ma anche questo ovviamente non funziona. Successivamente prova con l'aiuto di una lastra di metallo e del nastro adesivo, ma anche così non riesce a tenere premuto il pulsante. Esausto, decide di fare un pisolino. Quando si risveglia vorrebbe lavarsi i denti e preme il pulsante per ricevere il getto d'acqua. Tuttavia preme il pulsante sbagliato e questo fa cadere una corda dal soffitto. La cosa gli fa subito venire un'idea per un nuovo piano. Ora infatti può riprovare ad aprire la sezione di muro e usare la corda per raggiungerla prima che si richiuda. Il piano funziona, ma purtroppo quando arriva alla porta scopre che è chiusa a chiave. L'uomo torna dentro la stanza giusto in tempo prima che il muro si richiuda. Frustrato, prende a calci la parete attivando un altro pulsante. Una chiave fluttuante compare nel mezzo della stanza. Tuttavia, dopo qualche secondo scompare. Nel tentativo di ritrovare il pulsante della chiave, ne sceglie uno sbagliato, che fa uscire un cane dalla parete che gli ringhia contro.
Lo stesso accade con il pulsante successivo, ma fortunatamente il terzo tentativo è quello buono. Tenendo gli occhi e la mano puntati verso il pulsante, l'uomo cammina all'indietro e afferra un pezzo di sushi, che in seguito utilizza per segnare il pulsante giusto. Successivamente torna a lavorare al suo piano. Ora infatti, prima di arrivare alla porta, deve prima recuperare anche la chiave, e per farlo implementa l'utilizzo di uno stura lavandino con il quale può darsi più slancio. Dopo un primo tentativo fallito, il piano riesce e la combinazione di dondolarsi con la corda e spingersi con lo stura lavandino gli consente di premere il pulsante della chiave, afferrarla, premere il pulsante della porta e raggiungerla prima che si richiuda il muro. Inserita la chiave nella serratura, però, gli si presenta un nuovo problema. La porta, infatti, ha anche un lucchetto sulla parte superiore che richiede la combinazione di 3 numeri. Frustrato, torna nuovamente all'interno della stanza e lanciando lo stura lavandino contro la parete opposta, attiva il pulsante del membro della tribù. Osservandolo meglio, nota che ha 3 numeri dipinti sulla fronte, che ovviamente devono essere la combinazione di cui ha bisogno. Dato che il tempo dietro la porta è limitato, l'uomo esegue per 3 volte l'operazione di spinta e dondolamento con la corda, una per ogni numero da inserire. Tuttavia, quando finalmente riesce ad aprire la porta, la parete dietro si richiude e l'uomo rimane incastrato. Lo spazio in cui si trova ora, infatti, è troppo stretto per riuscire ad aprire la porta del tutto. Sconfortato, si siede sul pavimento e inizia a piangere, ricordando i momenti felici che aveva avuto all'interno della stanza. È vero che anche lì era rinchiuso, ma perlomeno aveva lo spazio per muoversi e divertirsi. All'improvviso sente una brezza sul viso provenire dalla parete laterale. Appena la tocca, si rende conto che è una porta scorrevole che riesce ad aprire senza fatica. Dopo essersi alzato in piedi, entra in un lungo corridoio che sembra sospeso nel nulla. Qui inizia a correre fino ad arrivare in una stanza buia. Per qualche motivo ora i suoi capelli sembrano essere più lunghi e i colori del suo pigiama sono completamente sbiaditi. A differenza dell'altra stanza che era quadrata, questa ha una forma circolare e gli angeli che ora compaiono dalle pareti sono adulti anziché bambini. Ancora una volta gli angeli poco dopo si ritirano e mentre lasciano indietro i loro pulsanti anche la porta da cui era arrivato si richiude. La fase che sta per iniziare ora viene definita pratica. L'uomo, non potendo fare altro, inizia a premere i nuovi pulsanti. Il primo che preme sembra non fare assolutamente nulla, ma in Messico a un lottatore di wrestling gli si allunga magicamente il collo, permettendogli di stendere entrambi i suoi avversari con un colpo alla testa. L'uomo inizia a provare anche altri pulsanti, ma ogni volta che lo fa, nella stanza non succede mai nulla. Nel frattempo, però, vediamo che mentre lui li preme, uno di questi fa sì che il cantante di una band sputi fuoco sopra il pubblico durante un concerto. Un altro fa fallire il trucco di un mago russo che cerca di far sparire la sua assistente, e un altro ancora fa abbaiare un uomo in Cina. Proprio quando sta per arrendersi, si accorge di una luce proveniente dall'alto e nota alcuni angeli che volano in lontananza. Vedendo che i pulsanti non hanno alcun effetto all'interno della stanza, ha una nuova idea e decide di utilizzarli per provare a scalare le pareti. La cosa sembra funzionare, ma ogni volta che afferra un pulsante con le mani o ci si appoggia con i piedi, triggera un qualche tipo di accadimento all'esterno della stanza. Vediamo dei fiori sbocciare, degli animali deporre delle uova, un pinguino e un elefante cadere a terra, palazzi crollare, incidenti stradali e fuochi artificiali. Ogni singolo pulsante premuto è collegato a un qualche specifico avvenimento sulla Terra. Raggiunta una certa altezza, i suoi capelli e la sua barba diventano all'improvviso estremamente lunghi e il suo pigiama adesso è completamente bianco. Dopo un po' si rende anche conto di non doversi più aggrappare al muro in quanto riesce a fluttuare come gli angeli. Infine inizia a scegliere di proposito gli avvenimenti da far accadere nel mondo senza più premere pulsanti a caso. Dopo aver raggiunto la cima, attraversa un foro luminoso ritrovandosi in una terza stanza. Alle sue spalle appare una mappa della Terra in rilievo sulla parete, mentre davanti a lui compare un pulsante enorme. La fase che sta per iniziare è la più breve e viene definita come futuro. Nell'ultima scena vediamo per qualche secondo l'uomo che lentamente si avvicina al pulsante gigante con il chiaro intento di premerlo.